Studiamoci sto pezzo, va. Pure difficile, fra l'altro. Ecco, già il passaggio non mi è venuto, cominciamo bene oggi. Già mi re do fa. Ancora non mi è venuto. Ciao. Oggi prendo sto granetto e lo spacco, quanto è vero Dio. Dimmi la verità, quante volte ti è successa una cosa così? A me parecchie, anche ai miei allievi. Ma come sappiamo, la calma è una risorsa interiore molto importante, che può aiutarci a gestire meglio i problemi che si presentano. In questa pillola ti elenco 7 modi per restare calmo o calma anche quando tutto sembra perduto. Ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una musicista, insegnante e una coach professionista. Insegno alle persone a suonare anche partendo da zero, sax e clarinetto, ma anche a improvvisare, a comporre, e seguo anche persone che sono avanti con gli studi, ma anche a risolvere problemi, e a mia volta formo insegnanti. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Se vuoi sostenere il mio lavoro, puoi anche fare una donazione col super grazie. Il primo passo verso la calma è prendersi una pausa. Quando ti senti sopraffatto o esausto, è giusto prendersi una pausa per pensare in modo più chiaro. Quando ci sentiamo stanchi o sopraffatti dalla situazione, una cosa molto importante da fare è riprendersi la visione e renderla più chiara. Magari si sta studiando un pezzo difficile, magari si è già studiato per tanto tempo e continuano a esserci errori, imprecisioni, lo strumento incomincia a fischiare, ci sono tutta una serie di problematiche. In quel momento è utile fermarsi e fare veramente altro. Lasciare lo strumento, metterlo nella custodia, nello stand, quello che è, bersi un caffè, farsi una passeggiata, pensare a qualcos'altro, perché ostinarsi in quella strada non è assolutamente una buona idea. Passo numero 2. Respira profondamente. Una volta che hai avuto modo di svagarti, fra virgolette, prenditi 1 o 2 minuti e dedicalo esclusivamente alla respirazione. Questo ti permetterà di ricaricare energie e di ritrovare tranquillità. Punto numero 3. Focalizzati su una soluzione. Questo è un punto molto importante su cui io mi concentro spesso, essendo una problem solver e una coach. Ne ho parlato anche altre volte in altre pillole, anche di sax e clarinetto, che trovare l'origine del problema è la chiave di svolta di ogni percorso di studio. È una cosa fondamentale. Un paio di settimane fa una persona mi ha scritto e mi ha chiesto una consulenza. Lui suonava già da diversi anni, ma aveva un importante problema di emissione del suono. Nonostante lui studiasse già da diversi anni, nessuno era riuscito a trovare la reale causa di quel problema. È venuto in studio, ne abbiamo parlato a voce, l'ho sentito suonare ed ho elaborato per lui una strategia risolutiva. E in sole 2 settimane ha risolto completamente il problema, che aveva un'origine che con quel problema lì non c'entrava assolutamente nulla. Questo è un esempio pratico di come focalizzarsi sulla soluzione possa alleviare tantissimo lo stress in fase di studio e risolvere dei problemi che sembrano insormontabili. Punto numero 4. Chiedi aiuto. Non essere troppo orgoglioso da non chiedere aiuto. A volte è molto importante parlare con qualcuno che ci possa dare una nuova prospettiva sulla situazione attuale. Portare una nuova prospettiva su un problema è un aspetto molto importante e molto strategico. È utile chiedere aiuto a qualcuno esperto nel campo perché questo ci permette di toglierci dal nostro pantano ed avere una nuova prospettiva, risolvere problemi che magari sono anni e anni che ci portiamo avanti e andare dritti verso il nostro obiettivo. Punto numero 5.
abbi fiducia in te stesso. È molto importante essere sicuri di se stessi ed essere sicuri che si può affrontare una certa situazione portando o alla risoluzione di problemi o a un miglioramento complessivo. Ricordati che sei una persona intelligente e che hai tutte le abilità per risolvere la situazione. Anche se qualcosa sembra difficile, si può sempre ricorrere a vecchie strategie, oppure impararne di nuove, oppure acquisire nuove conoscenze per andare avanti e avere un progresso continuo. Punto numero 6. Allunga i muscoli. Fare stretching è un ottimo modo per alleviare le tensioni muscolari. E certo, perché uno crede che dice sto studiando clarinetto, sto studiando sax, i muscoli non c'entrano niente. E invece no, quando noi accumuliamo tensioni, questo si ripercuote anche sul nostro fisico e sui nostri muscoli, quindi è molto importante allungare i muscoli per alleviare le tensioni. Oltretutto questo è molto utile soprattutto se siamo rimasti seduti molto a lungo. Quindi ogni ora di studio io consiglio sempre di fare 3-4 minuti di stretching. Non lasciare che la situazione problematica prenda il sopravvento. Ci sono state delle volte, e lo ricordo benissimo anche durante gli anni di studio, che giuro avrei preso lo strumento e l'avrei buttato fuori dalla finestra, e non sto scherzando. In realtà non l'ho mai fatto perché gli strumenti costano e non ho uno spirito così distruttivo da spaccare le cose, però vi posso garantire che ho conosciuto delle persone che l'hanno fatto davvero. Restare calmo è una cosa difficile, perché quando ti arriva il fuoco dell'incazzatura si capisce che uno la calma la perde, ovviamente, però è molto importante fare un passo indietro, lasciare lo strumento e prendersi un attimo di pausa, come dicevamo prima, per riprendere un pochino il focus generale. Esci da quella stanza e fai un'altra cosa e cerca di riprenderti la calma, perché è davvero molto molto importante. Uno spirito offeso o arrabbiato non riesce a fare tante buone cose, quindi riprenditi sempre la calma e cerca di riposizionarti al centro della situazione con focus e serenità. Suonare uno strumento musicale, come dico sempre ai miei allievi, è mettersi prima di tutto in relazione con se stessi ed è una esperienza personalissima. Se preso nella giusta maniera ti permette di crescere, di conoscerti meglio e avere un grande vantaggio nella tua vita. Quindi usa la musica, suona e crea cose belle. La formula di questa pillola sicuramente è una possibilità, ma ce ne sono tantissime altre e sono sicura che potrà aiutarti nel tuo percorso di studi a migliorare le tue performance. Da Seriate è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!